1, 2, 3, ciac, Solvian. Qui è dove nasce un po' tutto, qui nel senso che questo, vedi, è il magazzino, qui abbiamo tutti i vari rotoli di materiali polimerici, di plastiche. Qui i materiali vengono presi, vengono tagliati su misura, abbiamo 2, 3 taglierine perché è un lavoro di sartoria. Prendiamo i vari rotoli, i vari materiali, facciamo tagli diversi perché praticamente ogni ordine comporta diverse dimensioni, diversi materiali, diverse lunghezze, diverse larghezze. Le celle fotovoltaiche, le celle solari le compriamo sul mercato, tentiamo di scegliere le celle un po' più performanti, diciamo così, le celle più efficienti, le celle che sono migliori per il nostro tipo di prodotto e le andiamo a saldare insieme in queste macchine che sono macchine di stringatura. La stringatura vuol dire mettere le celle insieme, le stringhe sarebbe la fila di celle saldate, di saldatura automatica. E poi hanno bisogno comunque di una rifinitura, di un ultimo passo manuale che avviene in questi tavoli. C'è questa fase di rifinitura manuale delle stringhe, praticamente creano i contatti filani iniziali e questo è un lavoro che ancora dobbiamo fare manualmente. Andiamo a vedere come si fa il pannello. Dopo aver posizionato le stringhe sul pannello, quindi abbiamo formato il pannello secondo il disegno, vengono fatte tutte le connessioni elettriche, di nuovo col saldatore a stagno. Si salda, in questo momento sta saldando l'etichetta e anche i diodi di protezione che sono all'interno del pannello e questo è il pannello che elettricamente è completato. A questo punto viene centrato e manca solo le plastiche posteriori. Quindi si completa il lato posteriore del pannello mettendo ancora uno strato di questo materiale che si chiama incapsulante, che poi è il materiale che va a chiudere le celle, fa proprio una camicia intorno alle celle di protezione dall'umidità e anche di isolamento elettrico, e poi quello che è lo strato posteriore, che in termini tecnici chiamiamo backsheet, va bene in inglese, che come si vede in questo caso è nero perché il pannello avrà uno sfondo nero. Il pannello è pronto per essere infornato nel laminatore. Il laminatore praticamente è un forno che fa il sottovuoto e nel frattempo scalda. Scaldando fa un laminato. Quindi il pannello laminato chiaramente ha bisogno di essere rifilato, viene messo su questa macchina, praticamente è un bisturi, e si centra il taglio rispetto alla posizione delle celle e poi si parte con il taglio vero e proprio. E ora il pannello così pronto andrà alla fase di test. Dobbiamo arrivare ai contatti elettrici che sono rimasti chiusi dentro il laminato e poi con un laser, nella fase successiva, questi verranno praticamente portati in superficie. A questo punto il pannello con i contatti esposti viene messo sulla rastrelliera del simulatore solare. Il simulatore solare è questo grande tunnel nero dove dentro c'è una lampada che fa dei flash della potenza del sole. Appunto questi vari flash hanno la potenza della luce solare standard, questi 1000 watt al metro quadro, e in questa fase quello che si crea sul computer è tutta la curva caratteristica. Ognuno di questi punti blu è il risultato di un flash e si va a creare la caratteristica elettrica del pannello che poi viene interpolata alla fine. Si ottiene i dati caratteristici del pannello, che sono essenzialmente la potenza, che è il dato che ci interessa di più, la tensione e le correnti caratteristiche, che sono poi i dati di targa del pannello. Un altro test che si fa qui è l'elettroluminescenza, cioè si va a fare quasi una radiografia del modulo, ci mostra praticamente la qualità delle celle. A questo punto, una volta fatto il test, la cosa più importante da fare per preservare il modulo da possibili graffie e cose di questo genere è intanto pulirlo, una pulizia accurata, e pellicolarlo. Noi fra i vari modi di finitura dei pannelli c'è anche la finitura meccanica, cioè il modo in cui il pannello verrà poi applicato. In moltissimi casi, che sono poi quelli principali che vanno sulle imbarcazioni, il pannello viene applicato direttamente sul ponte. In questo caso noi li forniamo già col biadesivo dietro, con biadesivo completamente coperto la superficie, in maniera che il pannello si pela il film protettivo e viene applicato. Un modo di applicazione molto semplice che è molto apprezzato. Abbiamo detto che siamo una sartoria, quindi dimensioni diverse di pannelli, è difficile anche il packaging, perché avremo bisogno di scatole sempre di tipo diverso. E allora alla fine abbiamo pensato, questo è un acquisto recente, abbiamo fatto un investimento, abbiamo preso una macchina che parte dal cartone, dal fanfold di cartone, e crea le scatole su misura.